Chi sei e che anno frequenti del corso di dottorato? Ciao, sono Giorgeta e sono al terzo anno di dottorato in Scienze del Farmaco. Ciao, sono Luca e frequento il primo anno del corso di dottorato in Scienze del Farmaco. Qual è il problema concreto che il tuo progetto vuole affrontare? Il mio progetto riguarda la somministrazione nasale di farmaci antivirali con l'obiettivo di ottenere un'azione terapeutica mirata e affrontare il problema degli effetti collaterali da sovradosaggio. Il mio progetto è incentrato sullo sviluppo di nuovi farmaci antivirali ad ampio spettro. Come spiegheresti il tuo progetto a un bambino? Allora, a un bambino direi che il mio progetto è come costruire un ponte usando meno mattoncini possibili. 5 anni fa il mondo si è trovato impreparato di fronte ad una pandemia. Ora tantissimi laboratori, come il mio, stanno cercando di creare nuove medicine per contrastare i virus, in modo da essere un pochino più pronti nel caso succedesse di nuovo. Com'è la tua giornata tipo? La mia giornata tipo inizia e finisce alla scrivania, leggendo mail, elaborando dati. Per il resto direi che la passo la maggior parte del tempo in laboratorio ma sicuramente qualche volta qualche pausa caffè. Ecco. Mi sveglio presto al mattino, vado a correre, arrivo in laboratorio e preparo gli esperimenti. A questo punto arriva l'ora di pranzo e mi concedo un'oretta con i miei amici. Nel pomeriggio elaboro i dati che ho prodotto la mattina e inizio ad organizzare la giornata successiva. Arrivato a sera cerco di ritagliarmi un po' di spazio per rivedere i miei amici, studiare o andare in palestra. La tua tesi come colonna sonora? Allora, direi le 4 stagioni di Vivaldi, perché il dottorato effettivamente racchiude tutte e 4 le stagioni, e sia musiche lente che musiche più allegre. Dubbi di Marrakesh, non serve altro. Che consiglio daresti a chi sta per iniziare un dottorato? Allora, il dottorato offre tantissime opportunità ed esperienze anche al di fuori del laboratorio, e quindi coglietele perché sono esperienze uniche. Consiglierei di accettare sin da subito che ci saranno momenti difficili e che non tutto sarà sempre lineare e scontato, ma se fosse tutto facile e banale lo farebbe chiunque. Cosa non capiva la tua famiglia quando hai detto faccio un dottorato? Beh, la domanda, quella più gettonata, è: ma quindi continui a studiare o lavori? E io rispondo sempre che il mio lavoro è quello di studiare. Sono molto convinto che stiano ancora cercando di capirlo, ma mi supportano ogni giorno ed è l'unica cosa che conta. Vuoi condividere un'esperienza particolare che hai potuto realizzare nell'ambito del dottorato? Sì, l'esperienza più particolare è stata partecipare a una scuola dottorale internazionale dove ho avuto la possibilità di conoscere più di 200 dottorandi di tutta Europa. È stata un'esperienza formativa e unica in tutti gli aspetti. Anche io ho partecipato a una scuola di dottorato a Gargnano ed è stata un'esperienza incredibile, sia sotto il punto di vista professionale che personale. Dove ti immagini fra 5 anni? Sicuramente molto di più in un ambito industriale. È veramente difficile rispondere ora a questa domanda. Spero ovviamente di poter continuare a fare ciò che amo, ma fra 5 anni la mia priorità sarà trovare una stabilità. Cosa vuoi dire al tuo compagno di intervista? Allora, voglio dirti che non diventerà più facile, sicuramente no, ma sono sicura che tu invece diventerai più bravo. Grazie. Io invece spero che tu ti possa realizzare qualsiasi cosa deciderai di fare.